Mi sono sempre chiesto perché mai nessuno l'avesse fatto prima di me. Insomma, con tutti quei film tratti da fumetti e quei serial televisivi, almeno un introverso un po' eccentrico che si fosse cucito un costume avrebbe dovuto esserci. È davvero così eccitante la vita di ogni giorno? Le scuole e gli uffici offrono davvero così tanti brividi che sono il solo ad aver mai fantasticato su una cosa del genere? Andiamo, siate sinceri con voi stessi. A un certo punto della nostra vita, tutti avremmo voluto essere un supereroe. Ok, però adesso facciamo un leggero passo indietro per capire perché io mi sto per buttare giù dalla finestra vestito da Spider-Man. La domanda logicamente più importante di tutto il video è: ma esiste allora qualcuno che si mette una tutina e va per le strade a sorvegliare il crimine? Perché non penso si metta a fare cazzotti, o se lo fa ha tutto il mio rispetto? La risposta è sì. Verso la fine degli anni 70 un gruppo di supereroi chiamato Guardian Angels ha iniziato a girare per New York sorvegliando il crimine. Uno però dei veri primi supereroi in tutina è stato un messicano di nome Super Barrio, o almeno spero che si chiamasse così, che aiutava varie classi sociali in difficoltà a dare una mano. Così sicuro sei tu? Un supereroe però a quanto pare abbastanza famoso in America è Phoenix Jones. Si chiama come l'attore, dai. Io non lo so pronunciare. Jones, noi lo chiameremo Jones, grande Jones. Dando una mano girando in vari quartieri. Tra l'altro è un pugile. Quindi io onestamente ci avrei leggermente paura se fossi un borseggiatore. Proprio leggermente. In America poi ce ne sono stati tanti altri. Se volete vi lascio qua sotto in descrizione al video un elenco di tutti i vari supereroi che esistono e sono esistiti. Noi ci concentreremo però sull'Italia, perché a quanto pare è esistito un supereroe, o forse esiste tuttora, non ho trovato la data, un supereroe in Italia che si chiama Entomo the Insect Man, che a quanto pare si occupa di cause ambientali, che tutto rispetto, cioè non per forza ti devi mettere una tutina e andare a menare in meranza in strada. Parliamo anche un po' di fumetti, perché è vero, la maggior parte dei fumetti che esistono sono tutti tipi in tutina, e lo so che a molta gente darà fastidio tipi in tutina, però lasciatemelo dire, tipi in tutina con mega superpoteri, la Marvel, la DC, battaglie galattiche. E invece non è così, perché c'è un fumetto in particolare che racconta più o meno questa cosa, se possono esistere dei supereroi nella vita reale. E questo fumetto è Kick-Ass, scritto da Mark Miller e John Romita Jr. È un fumetto super violento e praticamente manda a quel paese tutte quelle persone che dicono che i fumetti sono per bambini, perché questo qui non è per bambini. Solo la copertina vi fa vedere quanto sangue c'è. E dovrebbero essere Kick-Ass 1, Kick-Ass 2, Kick-Ass 3. Sono anche usciti 2 film inerenti a questo, di cui tra l'altro del primo ne ho parlato nell'ultima live che c'è stata sul canale, quindi andatevi a recuperare la live. E si sono fermati a quei 2, in realtà ci sarebbe dovuto essere il terzo, ma non c'è stato. Un'altra domanda che però mi sono voluto fare, per mettermi in difficoltà, proprio per anche un po' darmi dello stupidino da solo, è: ma qualunque persona può diventare un supereroe nella vita reale? O per forza si deve essere dei master in arti marziali e saper tirare dei ceffoni della Madonna? Allora adesso ammettiamo, se mai qualcuno di noi uscisse per strada con anche un semplice passamontagna, con il passamontagna finirebbe direttamente in prigione senza spiegazioni. Ma se uscisse con un semplice anche cosplay eccetera eccetera, al giorno d'oggi secondo me è più probabile che venga menato lui, sempre se questo non faccia chissà quale sport e allora poi li mena lui. Però ecco, io direi che più che non è possibile, non è super consigliato, ecco. E niente ragazzi, alla fine di questo video io forse mi sono fatto un'idea di ciò che voglio diventare, e la mia idea è quella di... Ok, riprendiamo da più o meno dove ci eravamo lasciati. Non ripetete a casa queste cose. E sì, la pettorina è nuova, non ci ho fatto un video riguardo e basta, finito qui.